Oggi andiamo a vedere brevemente Rocket Pool, che è un'altra piattaforma di liquid staking, questa volta però incentrata solamente su Ethereum, dove c'è permesso di mettere in stake Ethereum e lanciare un nodo mettendo 8 Ethereum a rischio, oppure mettere solamente in stake Ethereum, ricevere un interesse variabile che non tiene conto dell'interesse composto, che viene aggiornato più o meno ogni 7 giorni, ricevere in cambio RET come prova del nostro staking. RET è il token liquido che ci ha permesso poi andare a metterlo eventualmente, se vogliamo, a rendita in altri protocolli DeFi su Ethereum. Per utilizzare Rocket Pool, come abbiamo visto su Lido Finance, bisogna utilizzare un wallet non custodia come ad esempio MetaMask e aggiungere Rocket Pool RET a MetaMask come token, perché normalmente non lo abbiamo di base inserito. Quindi lo aggiungiamo su MetaMask e poi possiamo iniziare a interagire. RET sarà 1 a 1 con gli Ethereum che andiamo a mettere in stake, non c'è nessuno slippage, nessun costo aggiuntivo. Quindi avrà lo stesso identico valore del deposito. L'unico svantaggio che conosciamo ormai purtroppo sono eventualmente le gas fee di Ethereum, che possono essere abbastanza alte, quindi bisogna sempre verificare le gas fee prima di operare con questi protocolli. Cliccando su Stake si aprirà questa schermata dove possiamo interagire con il protocollo. Arrivata a questa schermata bisogna connettere un portafoglio non custodial come ad esempio MetaMask. Ricordiamoci di avere Ethereum sia da mettere in stake, ma anche degli Ethereum per pagare le commissioni del network. Abbiamo il quantitativo di Ethereum che possiamo andare a mettere a rendita in stake, il minimo è 0,01 Ethereum e sotto abbiamo quanti RET andremo a ricevere, 0,00930, praticamente ha lo stesso valore del nostro deposito. Sotto ancora andiamo a vedere quanto sarà l'average return e anche i costi di transazione. Ovviamente adesso non vado a dare lo stake perché i costi di transazioni mi sembrano sproporzionati in base a quello che devo mettere in stake per far vedere questo video. Comunque andandolo a cliccare su stake andremo a bloccare i nostri Ethereum ricevendo gli RET che ci troveremo direttamente all'interno del nostro MetaMask, come li abbiamo aggiunti, come vi ho fatto vedere prima. Una volta ricevuti i nostri RET possiamo andare su CoinMarketCap digitando appunto R Ethereum, andare su mercati e possiamo vedere tutte le piattaforme DeFi che supportano RET. Quindi noi, oltre ad andare a guadagnare degli interessi depositando Ethereum 3,10 in APR variabile, possiamo andare a mettere a rendita i nostri RET su questi protocolli. Vi ricordo ovviamente che se non conoscete i rischi di queste operazioni, i rischi della DeFi, mi raccomando non addentratevi, perché già è rischioso mettere a rendita dei token all'interno dei protocolli se poi utilizziamo i token liquidi per andarli a mettere in altri protocolli, quindi raddoppiamo sì eventualmente gli interessi e la nostra possibilità di guadagno, ma anche le nostre possibilità di essere hackerati o comunque di perdere i fondi. Andate a spulciare con CoinMarketCap, troverete anche il token Rocket Pool RPL, che è un token governance all'interno del protocollo Rocket Pool. Rocket Pool è una DAO, un'organizzazione autonoma decentralizzata, e ha un'inflazione del circa 5% annuale. Oltre ad essere il token governance, è anche una sorta di token assicurativo per gli utenti che lanciano i nodi. Infatti devono depositare ovviamente gli Ethereum e un piccolo quantitativo di token RPL che servirà come garanzia in caso di problematiche. È nel mondo Ethereum addirittura dal 2016. Come ogni volta vi invito a leggere tutte le documentazioni inerenti per capire sia il funzionamento ma soprattutto anche i rischi. Il funzionamento è veramente semplice, quello che vi ho spiegato in questi 4-5 minuti è tutto quello che più o meno si deve sapere per utilizzare questo protocollo. Ci sono pochi tasti da cliccare e, come vedete, è gestita una smart contract immediati. Avete la possibilità di connettervi a Discord, Medium, Twitter, GitHub.
ovviamente Rocket Pool è un protocollo open source, e vari forum di discussioni. Il token anch'esso ha subito un crollo, ma soprattutto ha avuto una crescita durante i periodi di staking di Ethereum 2.0 e poi ha avuto un grande crollo. Infatti, se andiamo a vedere, il picco più alto è stato raggiunto 2 anni fa, il 16 novembre 2021, dal valore di $154, il prezzo più basso di sempre 17 maggio 2019 a 0,09, dalla TH ha avuto un meno 73,50%. Ovviamente è un token governance all'interno di questo protocollo, può prendere valore all'aumentare dell'utilizzo di questo protocollo, non ha utilizzi esterni, quindi mi raccomando, se dovete fare un pensierino sull'acquisto per order di questo token, valutate questo aspetto, che è un token fine al protocollo stesso. E anche se ha avuto una TH di $150 e passa, non è detto che lo possa riraggiungere o anche superare. Quindi quando acquistate un token non basatevi soprattutto sulla TH con la speranza che lo possa raggiungere o addirittura superare, dicendo l'ha fatto una volta, lo potrà rifare, perché non sta scritto da nessuna parte, non è una legge, anzi potrebbe non raggiungerlo mai. La differenza che c'è ad esempio tra RET ed STET è che STET, il token liquido di Lido Finance, è un token rebase e significa che il saldo aumenterà nel tempo, come abbiamo visto nel video di Lido Finance, considerando di riscattare più Ethereum a fine del periodo. Il token RET non è un token rebase, ma è un token che aumenterà di valore nel tempo, man mano che vengono accumulate più ricompense per lo staking. E a differenza di Lido Finance, Rocket Pool consente praticamente a quasi tutti di diventare un validatore con una partecipazione in Ethereum veramente bassa, 8 Ethereum ad esempio.